Carissimi amici, ben ritrovati qui all'area di sosta Frassino di Peschiera del Garda. L'area ha 95 posti, è su Ghiaino e non c'è ombra, dista circa 1,5 km dal centro di Peschiera. L'area di sosta Frassino è automatizzata, ma in loco è presente un gestore sempre cortese e disponibile. I bagni e le docce sono tenuti in ordine e puliti e il camper service è molto comodo. Nelle immediate vicinanze ci sono dei ristoranti e il bar pizzeria al Pellegrino. No need to say, how will I call? Purtroppo proprio a ridosso dell'area passa l'autostrada A4, ma bisogna dire che i pannelli fonoassorbenti attenuano di molto il rumore. With your heart on your sleeve, it's a fine line between letting go and losing control. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my. L'area ha anche un'uscita ciclabile su una stradina sterrata, ma il tratto che ci consente di percorrere fuori dalla viabilità ordinaria è breve. Qui sulla sinistra vediamo il laghetto del Frassino, mentre sullo sfondo abbiamo la riviera orientale del lago di Garda e qui davanti la città di Peschiera. Can't sleep, but I'm hardly awake. A limbo dance, such a fine romance. Bit by bit, I am slowly waking to see what's real, to finally. Il prezzo per 24 ore di sosta è di 18 euro, oppure 5 euro la prima ora e 80 centesimi le ore successive. Without your heartbeat, how will I call? Without your love, how will I call? Arrivando in città con le nostre e-bike, ci portiamo subito sulla riva del lago, dove troviamo il porticciolo turistico ed il molo dei traghetti che consentono di raggiungere facilmente un po' tutte le stupende località che si affacciano sul Garda. Without your love, how will I call? With your hand on your heart, oh please tell me. La fortezza di Peschiera del Garda è un piccolo gioiello di architettura militare. La città è racchiusa da un'imponente cinta muraria a forma pentagonale, risalente al Cinquecento, con bellissimi bastioni e imponenti porte d'accesso. Peschiera si trova proprio nel punto in cui origina il fiume Mincio, emissario del Garda, tanto che il suo percorso naturale è stato modificato dalla costruzione delle fortificazioni della città, con la suddivisione in più rami d'uscita dal lago, che si riuniscono poi a sud del centro abitato. Il cinquecentesco ponte dei Voltoni, dai bellissimi archi in cotto, si affaccia sul canale di mezzo, dove sono ormeggiate le imbarcazioni dei pescatori. È possibile visitare Peschiera del Garda e le sue mura patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO come fosse un museo a cielo aperto, grazie ad un sistema di audioguide attivo tutto l'anno. Questo semplice servizio è fruibile gratuitamente inquadrando con il proprio cellulare i QR code riportati sulle numerose tabelle informative dislocate lungo il percorso indicato da un'apposita mappa. Da questo punto panoramico è possibile osservare subito alla vostra destra la balleria, deposito munizioni nel periodo asburgico.
La ruota panoramica alta 45 metri che stavano installando su un'area demaniale a ridosso della città è stata subito smontata a seguito della valutazione della soprintendenza, che ha giudicato la struttura non compatibile con il contesto paesaggistico per il suo notevole impatto percettivo sulle mura di Peschiera, patrimonio dell'UNESCO. La chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo si trova in piazza Ferdinando di Savoia, nel centro storico di Peschiera, ed è considerata una delle chiese più antiche della diocesi di Verona. Infatti sono del 1008 le prime testimonianze di una chiesa dedicata a San Martino. Quella attuale è stata costruita nel 1820, sul luogo di una costruzione precedente requisita da Napoleone Bonaparte nel 1812, per farne un magazzino militare e un ospedale. L'area archeologica di Peschiera del Garda conserva i resti di un abitato romano sorto verso la fine del I secolo a.C. Si ritiene che il sito corrisponda all'antico Vicus romano di Arilica, nel punto in cui l'importante strada romana Verona-Brescia-Milano valicava il corso del Mincio a ridosso delle sponde del lago. La struttura della caserma 30 Maggio, nata come ospedale militare nel periodo asburgico, era stata trasformata prima in caserma e poi nel più grande e famoso carcere militare italiano. Se questo video ti piace, ti prego fammelo sapere, clicca su mi piace, ma soprattutto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, potrai seguirmi nei prossimi viaggi. 이제서야 깨달았어 인연이란 이미 정해져 있다는 걸 체념하려 돌아서 봐도 파도처럼 또 밀려와 햇살 같은 너의 미소가 아파 점점 마려워 네 옆에 그 사람 Cosa hai visto? Ho fotografato la carta qui con le papere. 참아전하지 못했던 내 진심 이렇게라도 나 고백할게 몇 번이고 되뇌이는 그 말 I wish you were mine 이 감정도 언젠가는 새기 바래 지나간 사랑의 인사할게 비록 지금은 삼켜보는 그 말 I wish you were mine In effetti ci siamo fatti un bel regalo, ci siamo presi 2 bici a pedalata assistita dalla Lombardo, ottima ditta italiana, siciliana per la precisione, e adesso le proviamo perché è la prima uscita oggi con le bici nuove. Vi racconterò come vanno.
Con una pedalata di 11 km, in circa 35 minuti arriviamo a Sirmione, in provincia di Brescia. Siamo quindi passati in Lombardia. 고백할게 몇 번이고 되뇌이는 그 말 I wish you were mine 이 감정도 언젠가는 색이 바래 지나간 사랑이 기사할게 비록 지금은 삼켜보 Il castello di Sirmione è una rocca di epoca scaligera, porta d'accesso al centro storico del borgo. Si tratta di uno fra i più completi e meglio conservati castelli d'Italia, oltre che un raro esempio di fortificazione lacustre. La costruzione della rocca ebbe inizio intorno alla metà del XIII secolo, probabilmente sui resti di una struttura romana. La sua realizzazione venne ordinata dal podestà di Verona, Leonardino della Scala. La funzione del castello era difensiva e di controllo portuale, poiché la città di Sirmione, trovandosi in una posizione di confine, era frequentemente esposta ad aggressioni. Sirmione è posta alla fine di una stretta penisola che si protende all'interno del lago di Garda per circa 4 km. Essendo una terra di confine, la sua storia è ricca di avvenimenti degni di nota, ma quello che spicca maggiormente è la presenza in città del poeta romano Gaio Valerio Catullo, vissuto nel I secolo a.C. e che amava ritornare a Sirmione nella villa di proprietà del padre. La chiesa di Santa Maria Maggiore, detta anche chiesa di Santa Maria della Neve, è la parrocchiale di Sirmione. La chiesa attuale venne costruita nel XV secolo, riutilizzando parte dei materiali provenienti dalla demolita pieve di San Martino in Castello. L'interno presenta una sola navata e 5 altari, mentre le pareti sono coperte da vivaci affreschi votivi datati XV secolo. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. Con il termine ufficiale Grotte di Catullo si identifica una villa romana edificata tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C.
Il complesso archeologico è l'esempio più imponente di villa romana presente nell'Italia settentrionale. La denominazione di Grotte di Catullo risale al 400, quando la riscoperta delle liriche di Catullo, fra cui il Carme 31, in cui il poeta descrive il suo ritorno nell'amata casa di Sirmione, suggerì il collegamento con i grandiosi resti ancora visibili, benché largamente interrati e coperti da vegetazione tanto da apparire come caverne. Allo stato attuale non esistono elementi sicuri per localizzare la vera casa di Catullo. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Le attrattive naturalistiche e storico-archeologiche non sono le sole a caratterizzare Sirmione. Infatti, sin dal Rinascimento era nota la presenza di una fonte termale calda e solfurosa, la Boiola, che zampilla dal fondale a 250 metri dalla riva orientale. Dal 1896, grazie alla canalizzazione della fonte sommersa, l'attività termale di Sirmione divenne famosa in tutta Europa. Nel 2003 è stato inaugurato allo stabilimento Catullo il centro Acquaria, che, riprendendo le antiche tradizioni romane, propone la piscina termale come fonte di benessere. In serata, dopo essere tornati all'area sosta Frassino di Peschiera, abbiamo deciso di andare per cena nella valida pizzeria adiacente. Questa sera, sabato, l'area di sosta si è riempita completamente. Ieri qui al Frassino c'erano ancora molti posti, mentre l'altra area di Peschiera in via Milano era già al completo. Domani mattina andremo a vedere i servizi dell'area di sosta e poi si parte per una nuova avventura in bici. Perciò non mancate al prossimo video. Ciao!